L'iFi È morta. è finita. È finita. Viva l'iFi. Non si capisce perché noi stiamo qui, forse perché siamo particolarmente Decoccio, come o di legno come le nostre Marten, Come le nostre Marten. però vabbè. Guarda caso, una giovane azienda fiorentina che si chiama Volumio sta investendo nell'iFi invece. Sono pazzi come noi? Sono pazzi, sono completamente Pazzi. Va bene, allora è il, direi, secondo volumio della nuova serie, nuova relativamente perché oramai è da un anno che è in giro, di cui parliamo. Il primo era l'integro, Esatto. quindi l'all-in-one. Questo qui invece è il sofisticato, il più sofisticato Rivo. Perché dico più sofisticato? Perché è un prodotto pensato per chi ha già un DAC, e quindi per chi ha già un impianto, un sistema audio, e vuole aggiungere la funzionalità di streaming o cablato o wireless. Questo funziona sia in wifi che con il cavo Ethernet, e dotato di un sacco di funzionalità interessanti che poi vedremo. In questo caso lo abbiamo collegato al nostro Aqua La Scala MK2 in AS-EBU, ma può essere collegato in USB o in qualsiasi altro sistema. Prodotto molto interessante, e prodotto del quale nella descrizione specificheremo un po' meglio la filosofia nonché il potenziale utente. Posso dire una stupidaggine? Prego. Quindi la nostra biblioteca si sta arricchendo di un altro volumio. Di un altro volume, assolutamente. È veramente stupido. Assolutamente. Sì, lo so. E va bene. Allora, www.audio-2g.com o .it, il nostro sito, ci troverete sempre qua nuovi approfondimenti e anche qualcuno che ci sprona ad andare avanti, visto che il primo articolo a firma dello stratosferico ingegner Fulvio Chiappetta è stato criticato perché si occupava di amplificatori in classe D, dicendoci dateveli in testa, giusto? Esatto, che però darsi in testa un classe D è meglio di darsi in testa un classe A. Esatto, perché con un classe A sicuramente ti finisce all'ospedale, con un classe D può darsi di no. Quindi grazie caro Fedova. Grazie, e magari faremo una sperimentazione, ci lanciamo, il prossimo amplificatore in classe D che arriva, glielo garantiamo, ce lo tiriamo in testa. Ok, a tra poco. Allora, prima di tutto un bel contenitore disegnato da Design Narratives. Design Narratives, giusto? Esatto, che sì. ha vinto anche il Red Dot. Il Red Dot, esatto, si vede alluminio aeronautico, quindi amagnetico, bla 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 bla, estetica bella, asciutta, con questo unico tasto di accensione centrale e questo LED multicolore che cambia colore secondo indicazioni dello stato. Dal punto di vista quindi dell'hardware non ci sono bottoni da spingere, si fa tutto attraverso l'app Volumio. Esatto. E qui facciamo la prima considerazione. Allora, Volumio è un sistema operativo oramai ultra affermato, esiste da tantissimo tempo, è arrivato ad un livello di stabilità. Potrei dire oltre 10 anni. Sì, è arrivato ad un livello di stabilità assolutamente invidiabile. Motivo per il quale Volumio ha un programma OEM, ovvero viene adottato da alcuni costruttori, anche molto importanti, citiamo ad esempio Project, se non ricordo male, per esempio, tanto per dire, diciamo, quello che fa più notizia, sì. E Volumio gliene cura, diciamo, tutta quanta la parte software. Ora, è evidente che se voi andate sul sito di Volumio avete la possibilità di fare il download di Volumio, scaricarlo sulla solita schedina SD e metterlo dentro ad un Raspberry. Che cos'è un Raspberry? Un microcomputer su singola scheda che una volta costava pochissimo e quindi era il super affare del secolo. Oggi costa parecchio di più, 170 euro. Il Raspberry Pi 4. Sì, laddove io ero abituato a pagarli prima della pandemia nell'intorno dei 100 euro, qualche cosa di questo genere. Ora, che cosa succede? Che molto spesso io mi sento dire dal sapientino di turno informatico: ah, ma questo apparecchio io me lo faccio con un Raspberry, ma va? Complimenti, io non ci sarei mai arrivato. Peccato che la manualistica
presente sul sito di Volumio consente a chiunque, anche al più sprovveduto in ambito informatico, di ottenere quel risultato. La differenza qual è? Che i progettisti di Volumio hanno voluto offrire una soluzione pronta all'uso, non riferita allo smanettone informatico. Anche perché, permettimi, la stessa cosa fa Roon, perché Roon rilascia un hardware, il Nucleus, oppure ti mette in grado di farti tu il computer attraverso il ROC, Roon Optimized Core Kit, con un rilascio che non è poi così difficile, ma non è la stessa cosa. E vi vorrei a questo punto citare un piccolo esempio. Un mio caro amico mi ha dato un altro prodotto che si chiama Holo Red e voleva comprare anche questo. Io gli ho fatto sommessamente notare che facevano la stessa cosa. Questo semplicemente per dire che il mercato di queste cose informatiche è pieno di alternative, ma non tutti sanno smanettarci. Uno, due, chi ci mette le mani e fa un hardware compiuto e finito, forse lo fa ottimizzandolo e sapendolo ottimizzare, no? Ecco. Tant'è che infatti dentro questo dispositivo non troviamo la schedina Raspberry, ma troviamo un'altra scheda, giusto per dire che i progettisti di Volumio si sono dedicati, e dire che per loro sarebbe stato facile ficcarci dentro un Raspberry, si sono voluti dedicare all'ottimizzazione del prodotto, utilizzando una piattaforma hardware specifica. E non solo, questo ha un'uscita USB, perché si può usare per il DAC l'uscita USB del Raspberry o un'uscita ottimizzata, e infatti il Rivo ha un'uscita ottimizzata per il DAC. Certo. Ecco, quindi è un passo diverso. Quindi è un prodotto decisamente più sofisticato rispetto a quello che l'autocostruttore potrebbe farsi con il Raspberry o chi per lui. Anche a livello di alimentazione, la scheda di alimentazione è particolarmente curata. Certo. Quindi ecco, dovete tenere conto di questo fatto. Un prodotto destinato all'appassionato che ha già un sistema audio, ha già un DAC e vuole aggiungere la funzionalità di streaming, e la vuole aggiungere ad un livello abbastanza alto. Perché dico questo? Perché ad esempio lo stesso lavoro che fa il Rivo lo fa il WIM, che noi proveremo a breve. Esatto. Quello è un apparecchio che costa 150 euro in una versione o 100 in un'altra. Quella a pallocchetto. Però è evidente che costando un decimo rispetto a questo, dal punto di vista della prestazione, non è la stessa cosa. Ecco. Adesso possiamo dire che è 10 volte peggio? Non lo so, non mi sono messo a fare questo genere di considerazioni, però ecco, qui stiamo ragionando di una macchina che compiutamente ha un livello più alto. E qui c'è un'altra problema degli audiofili, perché io vedo che molti audiofili, quando si tratta di pagare un software o si tratta di pagare un hardware simile a un computer, storcono il naso e sono disposti a spendere 20.000 euro per un lettore di CD, ma non 500-600.000 euro per un software o per un hardware che gli fa sentire la musica, semplicemente perché lo percepiscono come un qualcosa che non ha poi così tanto valore. Forse questo è dovuto al mercato dei computer, al fatto che un computer lo compri con pochi spicci, non lo so. Secondo me il motivo è un po' questo, cioè quando è iniziato la grande ondata del computer audio, oramai parliamo di una decina d'anni fa, non c'erano soluzioni hardware dedicate. Si utilizzava il PC che uno aveva a casa e che magari utilizzava tutti i giorni con Word, con Office, con la posta elettronica o per fare web browsing. Lo utilizzava anche per ascoltare la musica. Poi si è capito che un PC customizzato, specifico sulle necessità del computer audio, che quindi non fa tutta una serie di cose che nell'ascolto della musica sono totalmente inutili, quel PC andava meglio. Certo. Però è rimasto un po' nella percezione comune che, ma come, io il PC già ce l'ho, esatto, attacco il DAC al portatile, ma perché mi devi far spendere altri 900 euro per comprarmi poi questo? Poi sai quante persone mi hanno chiamato anche a te per dirti, ma è tutta un'altra cosa, meno male che me l'hai consigliato, no? Ma quindi, guarda. Io quello che penso è che in qualsiasi settore della vita, ma specialmente nell'audio, bisogna porsi con estrema umiltà. Prima si capisce, poi si ascolta, poi si capisce, poi si studia e poi
uno tira le proprie conclusioni, che sono sempre diverse le une dalle altre, però meglio ragionare, meglio dire a ragion veduta. Cioè, non è che se qualcuno si è messo a fare una cosa è proprio stupido, magari dire fammi andare a vedere. È stupido o è in malafede, perché poi il pensiero è sempre quello, no? Stupido fra virgolette. Questo sta cercando di fregarmi X soldi. Però Giulio, compatibile Spotify Connect, Tidal Connect, Tidal e Cobuz nativamente, UPnP, DLNA, chi più ne ha più ne metta, Run compliant, diciamo che ce le ha tutte, con un software scaricabile gratuitamente con un'app iOS e Android, si può appuntare dall'indirizzo IP, con un'interfaccia che funziona alla stragrande, e questa è una cosa importantissima, perché tanti fanno la cosa ma poi le interfacce come dire arrancano. Dunque interessante notare che Volumio nella sua versione diciamo basica è gratuito, poi ci sono dei profili a pagamento che aggiungono funzionalità. Ad esempio, per quanto riguarda i metadati, cioè quelle informazioni aggiuntive alla traccia audio che state ascoltando, Volumio oramai da diverso tempo si è applicata e, diciamo, pur non essendo arrivata al livello di perfezione di Run, però ci si avvicina molto. Quindi trovate le biografie degli artisti, la discografia degli artisti, le copertine degli album. Stiamo parlando di due prodotti dal costo molto diverso. Ora è interessante notare che chi acquista il Rivo acquista anche, quindi è compresa nel prezzo, la licenza Unlimited del profilo maggiore di Volumio. Si trovano tutte le funzionalità che altrimenti andrebbero comprate se uno le mette sul Raspberry di turno di cui dicevamo prima. Benissimo, allora andiamo allo sventramento. Sventramentino poi, perché insomma qui parliamo proprio di poco, però secondo me sarà quello che ci permetterà di vedere quanto è raffinata la realizzazione. A tra poco. Questo è un contenitore in alluminio, come ha detto il nostro follower. Vabbè. Estruso. Eccolo qui, bello, molto bello. Ecco qui il nostro volume, molto semplice da smontare. Questo purtroppo non mi ha fatto divertire per niente. Questa è la scheda, che non è un Raspberry ma è una Cadas, mi pare. Cadas, bravo, esatto. Cadas. Eccola qui. Sezione di alimentazione estremamente generosa. Sì, direi assolutamente generosa, con le 4 bobine, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14 condensatori. Sezione quindi un'alimentazione che è 5 volt qui dall'ingresso, ma poi viene surdevoltata, livellata, filtrata e ripassata alle tensioni che servono, ok? Una cosa, scusa, la corrente, cioè l'alimentazione, come gli arriva a questo oggetto? Facciamolo vedere sul pannello posteriore. Ok, gli arriva attraverso un alimentatore da 5 volt. Esatto. Ok, non lo so se nelle intenzioni di Volumio c'è la possibilità di attaccarci un alimentatore separato che fanno loro, ma ai nostri follower potremmo consigliare di comprare un alimentatore lineare da 5 volt 3 ampere, perché sicuramente fanno bene. Questo è, come ho detto prima nell'introduzione, l'uscita per il DAC, quindi un'uscita USB completamente isolata galvanicamente e che serve esclusivamente per il DAC. Il DAC teoricamente si potrebbe anche mettere su queste due prese USB che fanno capo al CADAS, alla scheda, al mini computer, ma è ovviamente consigliabile farlo da questo USB perché è stato fatto apposta. Quindi con questo abbiamo detto che ci sono a disposizione ulteriori 2 port USB eventualmente per inserirci il classico pendrive o hard disk o hard disk, per lui, o anche meccaniche di CD DVD, perché Volumio è in grado anche di fare il ripping. Quello che consiglierei però, e questo lo consiglio sempre, è di prendere dei device che hanno un'alimentazione separata.
quindi il cavo USB dei dati va qui e poi hanno la loro alimentazione, il loro alimentatore, per evitare di gravare troppo sulla tensione di alimentazione che viene generata dalla scheda VIM, perché ricordiamo che il 5 volt viene filtrato bla bla bla, poi finisce nella scheda CADAS e poi dalla scheda CADAS con l'alimentatore della scheda CADAS finisce dentro gli USB, quindi non hanno scusate, troppa capacità di erogazione in corrente. Molto interessante è la porta HDMI, non tanto perché esiste, perché c'è, ma per il fatto che si può riportare l'interfaccia di Volumio su un video. Esatto, e ti dirò di più, che se il video è dotato di touch ci si può collegare l'USB e l'HDMI e lavorare sulla scheda, con una sorta di gigantesco touchscreen. Esattamente, bravo. Poi sempre qui sul pannello posteriore abbiamo la porta per la micro SD, una porta USB-C, esatto. Poi le uscite digitali in formato ASE coassiale. E poi l'USB lo abbiamo detto. Manca il Toslink. Cosa della quale io francamente non mi affliggo neanche. No, io non ne sento affatto la mancanza. Con bisogno. E ci sono poi le due con i soliti classici connettori per l'antennina alla destra e alla sinistra, per l'antenna del Bluetooth del Wi-Fi, che sono fornite a corredo. Ultima cosa, il circuito di clock, eccolo qua. A proposito di non tutti gli streamers, indicalo per cortesia meglio. Eccolo qua, questo si vede facilmente perché è perimetrato sul circuito stampato di bianco, e questo per dire che non tutti gli streamer sono uguali, perché chiaramente fare un circuito di clock così sofisticato significa anche avere un jitter molto molto più basso. Quindi signori, io mi ritengo soddisfatto di questa analisi tecnica per due motivi: perché è un bel prodotto e perché rimontandolo per certo funzionerà. Non è una sorpresa, perché in fondo, prima di fare questa prova, noi il Rivo lo abbiamo avuto qui per un bel po' di tempo, quindi sicuramente non costituisce una sorpresa. A me quello che mi preme sottolineare è veramente la assolutamente inappuntabile implementazione di Volumio su questa macchina. Ora voi direte grazie. Meno male. Meno male. Sì, ok, però obiettivamente la macchina spenta, riaccesa, si ricollega alla rete in un battibaleno, e la app è immediata nella risposta, tutte le possibili come posso dire, caratteristiche, tutte le possibili funzionalità dell'app reagiscono perfettamente. Insomma, a me quello che mi piace di questo Rivo è che è un oggetto maturo, un progetto maturo e portato per bene a compimento, e che nel confronto diretto effettuato tra un Raspberry out of the box e il Rivo, a parità di sistema operativo, quindi entrambi con Volumio, c'è una grossa differenza. Ma non è che mi aspettassi tanto di diverso. Insomma, il Raspberry, per quanto sia una macchina geniale, alla quale voglio un gran bene perché mi ci sono divertito, ho realizzato tanti progettini divertenti, però è pur sempre un computer generalista che nasce per fare tante cose. Ma poi permettimi, dipende anche un po' da quello che ci vuoi fare, perché il Rivo è perfetto come player high-end audio, ma se tu hai una seconda zona, perché Volumio, ricordiamolo, è anche multiroom, quindi se hai una seconda zona che ha una qualità di riproduzione di hi-fi più bassa, potrebbe essere un televisore, una soundbar, uno speaker, qualsiasi cosa, il Raspberry va molto più che bene. È inutile metterci il Rivo è la coniugazione più
più buona, più bella, meglio fatta che ci possa essere di un player digitale con volumio installato. Allora, ecco, facciamo ad esempio un caso di utilizzazione del Rivo nel nostro setup. Allora, noi qui abbiamo un DAC separato, standalone, che è la scala MK2. Ma abbiamo anche un secondo DAC, che noi citiamo poco, che è quello integrato dentro al Copland. Bravissimo, esatto. Allora, in un caso di questo genere, il Rivo, secondo me, è assolutamente perfetto. Cioè, tu hai un amplificatore con un DAC interno e vuoi aggiungergli la capacità di streaming, che, ad esempio, il Copland non ha. Basta. Esatto. Come dicono gli inglesi, it's a snap. Ci metti un istante, funziona perfettamente e hai tutta la musica in streaming che vuoi. Esatto. Ad esempio, noi riusciamo ad accedere con il Rivo ai NAS, ai 3 NAS che stanno di là, su cui è montato un server, mini server, certo. A Qobuz, a Tidal, a Spotify. E tra l'altro nella funzione multiroom Volumio ti dà la possibilità di usare lo stesso abbonamento, ovviamente Qobuz, Tidal o quello che è, per più stanze appartenenti allo stesso ecosistema. Quindi Volumio Rivo può stare con lo stereo e un Raspberry molto più economico può stare nel bagno e un altro può stare in camera da letto. E io poi trovo anche questa realizzazione particolarmente ben pensata. Prendiamo ad esempio il NeoStream che abbiamo fatto adesso, indipendentemente dal software del quale abbiamo già parlato nella prova del NeoStream. Però forse vale la pena di ricordarlo, diciamo che è un software che quello del NeoStream che ci è parso davvero molto simile a quello del Volumio, seppure in versione di 2 anni fa. Tanto simile da essersi, diciamo, presi una causa da parte di Volumio che... Esatto. Però quel progetto è un progetto strano, perché non è un progetto che dietro ha un pensiero lineare, perché c'è una interfaccia Ethernet a norme militari, c'è un traslatore ottico Ethernet che qualcosa serve, ma poi non c'è l'adattatore da jack 4,4 a XLR. Ci sono tutta una serie di stranezze che ti fanno capire che dietro non c'è un pensiero lineare, ma c'è qualcuno che dice una cosa, qualcun altro che ne dice un'altra, e quindi il tutto diventa un accrocchio. Un accrocchio. Il Rivo è esattamente quello che deve essere, ha né più né meno quello che è giusto che abbia, a parte l'ottico. A parte l'ottico. Vabbè, però quello glielo possiamo perdonare, quella è l'unica cosa che gli si può dire, non ce l'hai. Assolutamente. Ecco. Quindi, a domanda che mi fanno tante volte, ho un DAC ma mi piacerebbe poter accedere alle piattaforme di streaming, che cosa mi devo comprare? Secondo me questa è un'ottima strada. Esatto. Sicuramente ci sono prodotti più economici, ma sono dei prodotti che a nostro avviso suonano un filino peggio. Poi è chiaro che il valore dei 900 e rotti euro ognuno gli dà il valore che vuole. Sì, e fammi anche, ecco, lo hai detto prima, dal punto di vista software è spaventosamente stabile, e questa è un'altra cosa molto importante, perché ti stai comprando un prodotto che sei certo al 100% che è completamente stabile e che non ti dà mai nessun problema di crash. E guardate che non è una cosa da poco, perché un conto è l'utente appassionato di informatica audio che si scarica Volumio o qualsiasi altro sistema operativo dal web, se lo carica sul suo Raspberry, sul suo PC, si diverte, fa tutte quelle cose che bisogna fare. Un conto è un signore o signora che vuole accedere alla musica in streaming, che magari ha il suo impiantino a casa e non vuole entrare nel merito di tutte queste beghe informatiche tecnologiche. Ecco, il Rivo è esattamente quello che ci vuole. Esatto, non rompere scatole. Esatto. Benissimo, allora www.audio-2g.com e subscribe e campanella e seguiteci e fate i bravi. Alla prossima. Ciao. Ciao.